Drin! E rispondi al campanello. Ciao, sono Caruso Colzi, il fondatore di Ipnosi Naturale. Se sei una persona che soffre di ansia e di tutti quei disturbi correlati all'ansia, oggi il video ti può dare una chiave di lettura di quello che ti sta capitando per farti comprendere meglio e per farti fare il prossimo passo in avanti verso il tuo benessere, insomma, per uscire da questa condizione. E allora, innanzitutto, oggi prenderemo in considerazione le funzioni e i significati, perché vedi, certe volte i miei clienti mi dicono delle cose che spesso e volentieri gli dico non mi servono a niente. Se vi volete sfogare lo potete fare, perché magari abbassate un attimo il livello di tensione all'inizio specialmente della sessione, però non servono a niente né a me né a loro. Mi spiego con un esempio. Allora, immaginatevi che a un certo punto suona il campanello di casa, ok? Drin! E voi che cosa dite? È il campanello. No, non è il campanello, quello è il suono del campanello, quella è la funzione del campanello. Quindi è molto importante distinguere qual è la funzione, l'effetto che ha il prodotto del campanello e il campanello stesso. Quando voi parlate di ansia, spesso e volentieri parlate dei sintomi dell'ansia e voi vorreste in qualche modo eliminare il sintomo dell'ansia, non l'ansia stessa. Questo significa, prendendo in considerazione ancora il nostro esempio del campanello, che in qualche modo, per evitare che il campanello suoni, prendereste un asciugamano e lo mettereste sopra il campanello, in modo che anche quando qualcuno spinge il pulsante del campanello non si sente niente, e allora voi potreste pensare che il campanello non c'è, ma c'è ancora, il campanello è sempre lì, ok? Allora è importante capire che il suono del campanello è parte della funzione, del prodotto del campanello. Il drin che noi sentiamo acusticamente non è il campanello, ma è quello che il campanello fa, non è quello che è. Molte volte nelle sessioni io dico ai miei clienti: voi non siete ansiosi, voi fate gli ansiosi, cioè agite tutta la complessità dell'ansia, ma non siete l'ansia stessa. E allora, che cosa significa quando il campanello suona? Significa che c'è qualcuno alla porta che vi chiede di entrare, ok? Allora, a campanello c'è un'associazione e andate ad aprire la porta per vedere che cosa c'è. Quindi c'è un comportamento che agite. Sentite un suono, agite un comportamento, aprite la porta e verificate che ci sia qualcuno. Questo, cari miei, si chiama condizionamento, e sarò lieto di spiegarvi come distruggere questo tipo di condizionamento, e soprattutto vi chiedo di stare attenti a come rendete sempre più operante questo condizionamento. La prima cosa però è stare attenti a riconoscere il fatto che il suono del campanello non è il campanello stesso, quindi i sintomi dell'ansia non sono l'ansia stessa. L'ansia di per sé è un qualcosa naturale che è bene che ci sia dentro ognuno di noi, ci permette di guardare avanti con un briciolo di attenzione, ok? Quel senso di preoccupazione è importante, per esempio, ogni volta che stiamo programmando. Chiaramente, se voi utilizzate male quel tipo di drin, drin, drin costante e fate delle associazioni non funzionali, sarete costretti a soffrire quell'oggetto che state chiamando campanello, ma campanello non è solo il suono. E allora, drin, e andate alla porta e aprite per vedere se c'è qualcuno. Però né quel qualcuno né il suono sono il campanello.
Se avete capito che sto facendo una correlazione fra ansia e campanello e fra funzioni e significati del campanello e anche dell'ansia con i suoi sintomi, avete capito qual è il trucco per uscire per sempre dal mondo dell'ansia. Se siete curiosi di approfondire questi temi e avere degli strumenti efficaci da applicare immediatamente, subito, durante la sessione, contattatemi perché davvero ho tanti strumenti da darvi e sarò contentissimo di vedere quanto migliorerete giorno a giorno con i vostri risultati. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, vi auguro una splendida serata. A presto!